Un carissimo saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti come di consuetudine nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Oggi mi trovo in Valtellina con il mitico Corrado Morelli. Ciao Corrado. Ciao Pier, è sempre un piacere averti qui. Allora oggi è un onore anche, insomma, perché è sempre esagerato, Corrado. Ma è diventato uno dei big a livello mondiale, sì, parliamoci che diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi va bene, big nel senso della taglia. In ogni caso noi partiamo subito dopo la breve sigla e con Corrado vi diamo una panoramica di impressioni pratiche riguardo la sfida tra Docter, Kowa Highlander e APM 100 e Diapo. Quindi sedetevi comodi, ci vediamo subito dopo. Allora, bando alle ciance, Corrado è davanti al suo amato Docter Aspectem. Questa è la versione zoom o oculari fissi? Versione zoom 20, 25, 30, 40, 50. Ho avuto anche il 40 grande campo come il tuo, che mi piaceva un sacco perché quando gli mettevi gli occhi, però 40 oramai lo utilizzi troppo poco, la turbolenza, l'umidità in questi ultimi anni è aumentata e quindi ho preferito tenere lo zoom. Ecco. Ok, quindi hai tenuto il Docter zoom, poi però vedo che hai ancora la PM100, giusto? Sì, anche lì ho fatto tutto, sono partito dal 100 che avevi portato tu durante la prima riunione, dopodiché l'ho venduto, ho preso il 70 ED, poi ho preso il 100 SD, il 120 SD e poi ho venduto tutto e mi sono ripreso le Diapo come il primo, insomma. Ecco. Le Diapo, utilizzi oculari Pentax X-Wide. Sì. Questo è un 20 mm, quindi siamo sui 27 circa, per. Sì, è un 5,50 di focale, quindi 7,5. Ma oltre i Pentax X-Wide cosa usi? Utilizzo che sono i miei preferiti, aiutami a ricordare. Bader? Morpheus? I Morpheus, sì, ho anche gli Hyperion, i vecchi Hyperion che già mi piacevano. Io li prediligo i Morpheus e i Pentax, poi lì è una questione soggettiva come tu sai. Perché ha più campo il Morpheus, è quel colore un pochino più caldo che a me piace di più, ecco, soprattutto per l'uso terrestre ovviamente. Certo, invece ricordiamo che all'epoca tu comunque hai posseduto qualche esemplare di Kowa Highlander, giusto? Questo che poi ho venduto all'amico Fabio che vedi qui. Ciao Fabione! È stato il primo Kowa Highlander che è arrivato, penso presumibilmente uno dei primi in Italia, il primo in Valtellina, su questo sono sicuro. L'ho preso con tutto il kit, vedi la base, corpo, oculari e valigetta, sì. Anche con tutte le 3 coppie di oculari? No, purtroppo allora il 21 per non c'era, ho preso quello che lo dava come. Quindi 32 e 50, sì. E abbiamo già notato con Corrado che rispetto a questa versione di Highlander, che alla fine a livello di estetica e forma è identico, però abbiamo notato un trattamento antiriflesso superiore già in quel modello. Esattamente. Quindi sì, presumibilmente i modelli più recenti dovrebbero essere ancora più performanti. Certo, comunque rimane sempre a livello strutturale, penso il più robusto in assoluto. Ecco, quanti anni ha adesso? È sempre collimato? Penso almeno una ventina, se non anche di più. Ma infatti domanda, rispetto ai vari APM che hai avuto posseduto, ti sono sempre arrivati tutti collimati o hai dovuto far fare qualche ritocchino da Mazzoleni? No, a parte qualche ritocchino da Mazzoleni, ma alcuni ho dovuto rimandarli in Germania da Ludes perché sono arrivati completamente scollimati, addirittura a volte con un tubo più performante dell'altro, che quello è stata proprio una cosa abbastanza fastidiosa, visto che loro hanno detto che avevano la loro azienda lì per la super collimazione. Ecco, ma oltre a quello che di controllo invece vabbè. Mentre il Kowa mai avuto problemi. Mai avuto problemi. Poi oltretutto avrà preso un po' di umidità, penso anche. Caspita. Sì, infatti è bello usato questo. Sì. Adesso quello che vogliamo fare è provare magari su uno stesso soggetto lunga distanza. Qui quanti chilometri abbiamo? Dunque telemetrati con i con i nuovi telemetri dell'esercito russo, quindi quelli da digitali, da qui alla montagna di fronte a quella chiesa per l'esattezza sono 7 chilometri. Del Docter.
Ma quello lì te l'aveva sistemato Luca? Quale? L'aveva mai collimato Luca quello? Il Dr. Zoom? No, il Doctor l'avevamo mandato, ti ricordi? A fargli mettere perché era un acromatico inizialmente. Ah sì, gli obiettivi L'avevamo mandato alla Doctor tramite te, ma avevamo montato gli obiettivi a posto. Allora, Corrado, abbiamo guardato un pochino, ovviamente abbiamo fatto vedere tutto, che ci sono qua i nostri parenti e amici che stanno parlando. Che differenze noti e che somiglianze noti tra i 4 modelli? Ma insomma, siamo più o meno tutti dai 30 ai 32 ingrandimenti, ecco. Il vecchio Cova direi che tiene tutto sommato ancora bene il passo anche del nuovo Cova, anche se non è nuovissimo. La PM ha più luce, un pelino più di aberrazione cromatica, soprattutto se guardi nelle zone bianche, però più luce. E il Doctor, ovviamente essendo uno zoom, il campo è decisamente ristretto, però direi che al centro lente se la gioca quasi alla pari con tutti e 4, con gli altri 3 sì. Quindi domanda fatidica, se dovessi sceglierne uno, quale utilizzeresti? Per praticità, per portarmelo in giro nello zaino, questo non devo portarmi oculari, visto che puoi spaziare da 20 fino a 50 ingrandimenti. Il Cova per la robustezza e questo per la luminosità. Quindi non mi hai risposto, tutti e 3 li porteresti? Esatto. Allora, al posto dello zaino li porteresti sul Defender? Esattamente. Ho capito. Quando vieni di sera, avendo poi la possibilità di cambiare oculari, cosa che non puoi fare col Cova perché o prendi le coppie che... Sì, il 21 per. Abbiamo notato una cosa, non so se si può vedere adesso perché dipende anche dall'inclinazione così degli obiettivi. Questo è diciamo un modello nuovo, in realtà non lo è, avrà 10 anni. Quell'altro di Fabio quanti anni ha? 25 almeno. Ok, questo ha già un trattamento antiriflesso più performante, nel senso che abbiamo fatto la classica prova di specchiare il nostro viso, più dettagli si vedono vuol dire che il binocolo riflette di più, quindi ha meno trasmissione di luminosità. E qua insomma qua non vediamo i dettagli neanche dell'occhio ma neanche le sopracciglia, invece nel precedente Kowa poi magari è stato anche pulito più volte, qui insomma vedo i dettagli dell'occhio, penso che ci sia una differenza che magari potremmo notare al crepuscolo. Sì, però nella visione pratica di giorno sono lì, sono trovare una differenza tra uno e l'altro. Io ho notato solo differenza, un po' di aberrazione cromatica, nel senso che le diapo, almeno per la mia percezione, il cromatismo residuo è un po' meno corretto dell'Highlander. Molto probabilmente l'SD che hai avuto, che ho dato a Elio, era un pochino più corretto, però per l'uso terrestre è ottimo, certo. E il Doctor ha sempre il suo perché, nel senso che è leggero, un bel prismi di porro, questo è l'oculare vario, quindi uno dei primi progetti, otticamente centro del campo in asse nitido contrastato, ha una tonalità più calda, Corrado, quello si nota. Mi dispiace tra l'altro. Cioè, a livello di tonalità abbiamo un contrasto della fluorite che mi sembra un po' più evidente, poi abbiamo un apo che se si usa con i Pentax XV è più neutro e anche bianco. Il Doctor ha quel contrasto giallognolo dei binocoli diciamo degli anni 80-90 che però anche di giorno con la foschia butta fuori un po' più di contrasto. Quindi insomma alla fine vi abbiamo detto tutto ciò che si sapeva già da anni, però abbiamo rivoluto fare una prova qui tra amici dopo una bella mangiata. Esatto. Stiamo confrontando i top di gamma. Quindi, sì. Insomma, non è che... Stiamo confrontando i top che ci sono attualmente sul mercato per osservazione a medio-lungo raggio. Ragazzi, una delle tante prove, oggi non vi stiamo a far vedere tutto. Corrado ha voluto provare, così scherzando, gli oculari della Kowa. Qui abbiamo i 21x sul Kowa Highlander, il 32 e il 50. Adesso ha inquadrato i 21x con la PM 100 e diapo. E come ti trovi? Eccezionali, fantastici, molto meglio dei Pentax da 20 mm che danno più o meno gli stessi ingrandimenti. Tengono fino a bordo lente e sono rimasto davvero. Tengono bene anche al bordo, belli nitidi, belli luminosi anche. Peccato il prezzo, se no potrebbe essere sì, costano penso sui 500 euro l'uno, mi sa. Per le solite, insomma. Allora ragazzi, brevissimo video questo, proprio un short a pillole. Assolutamente, sono i migliori. Non volevamo disturbarvi troppo, è maturata l'idea durante il pranzo molto probabilmente di vederci magari una domenica prima di fine settembre.
quindi magari faremo un'osservazione, decideremo se avere un soggetto, un binocolo diciamo principe della giornata o se poi portare altri strumenti. Quindi seguiteci sempre su binomania.it. Io oggi sono stato anche ospite di Radio Bitto International, diciamolo, di Corrado, famosa radio locale. Poi sotto in descrizione vi metto il link, ok? Perfetto. Un carissimo saluto da Piergiovanni Salimbeni e da Radio Bitto International, la prima radio senza frequenze. Grande Corrado, ciao a tutti ragazzi.